Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana. Ovviamente prima di addentrarci in questo nuovo contenuto, calciomercato in casa Napoli, facciamo il punto della situazione visto che non ci sentiamo da un paio di giorni, l'esterno d'attacco, la punta, la missione di Manna in Spagna per quanto riguarda la fascia destra. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta attivando la campanellina così si resta aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo dall'esterno d'attacco perché ci sono anche alcune voci inglesi che confermano l'interesse per Grealish, ma ci arriviamo. Lookman e il Napoli, Lookman e Aurelio De Laurentiis che scende in campo in prima persona, questo ci fa sapere Carlo Alvino nella trasmissione Radio Gol. Lookman, ci sono contatti continui dai due presidenti, piace ad Aurelio De Laurentiis, a Conte, a Manna, eccetera eccetera. Per Cassi resta fermo però sui 60 milioni di euro, ma Lookman va per i 28 anni e il Napoli non è intenzionato a spendere cifre così alte. Poi c'è la Coppa d'Africa, sappiamo cosa pensi De Laurentiis di chi va a giocare la Coppa. Il Napoli proverà a far scendere le richieste dell'Atalanta. Mi volevo un attimo soffermare su questa Coppa d'Africa perché sono andato a vedermi le date e quando si giocherà e le partite del Napoli che poi potresti saltare da calciatore che deve partire per la Coppa d'Africa. Andiamo un attimo a recuperare le date così le condividiamo. Domenica 21 dicembre 2025 fino a domenica 18 gennaio 2026. Ovviamente se ti fai tutta la trafila e porti la squadra in finale si conclude domenica 18 gennaio 2026. Si inizia il 21 dicembre. Le partite che il Napoli dovrebbe giocare, anzi giocherà in questo periodo dal 21 dicembre al 18 gennaio sono Napoli-Parma 21 dicembre, 28 dicembre Cremonese-Napoli, Lazio-Napoli il 3 gennaio, Napoli-Verona il 6 gennaio, Inter-Napoli e Napoli-Sassuolo il 18 gennaio. 25 gennaio poi c'è Juventus-Napoli, ma il 25 gennaio è una settimana dopo il 18, quindi l'avresti rientrato il calciatore e si sarebbe fatto pure una settimana di allenamenti, quindi nel caso acquisti un calciatore per la Coppa d'Africa l'avrai sicuramente disponibile per il 25 di gennaio, quindi salterebbe il calciatore Sassuolo-Inter, Verona, Lazio, Cremonese e Parma. Al di là delle squadre che vai ad affrontare e delle partite che salti non possiamo, diciamo, tirarci indietro nell'acquistare un calciatore molto ma molto forte, perché Lookman è molto molto forte solamente per la Coppa d'Africa. Noi ci siamo scottati con la Coppa d'Africa, Osimhen infortunata, anche sa, ogni volta che tornava comunque ci volevano quel paio di settimane per riportarlo un attimo in sé e quindi sicuramente è un'incognita, però ci sono tantissime partite durante l'anno e queste 6-7 partite che potresti saltare non devono essere il perno principale per il non acquisto o per l'eventuale acquisto di un calciatore che poi deve fare appunto la Coppa d'Africa. Per quanto mi riguarda, io non oso nemmeno immaginare cosa potrebbe essere un tridente Lookman, Lukaku, Neres spostato a destra, o Lookman, Lukaku, ma anche Politano, con tutta la tre quarti dietro, Scott, eccetera, eccetera. Quindi calciatore che vorrei assolutamente a Napoli, ma non è da ieri, l'avrei voluto anche l'anno scorso, così come è un colpo di mercato che vorrebbero in tanti. Vedremo il Napoli come, diciamo, come si porrà nel tempo e se la trattativa poi prende piede e riusciamo a strapparlo all'Atalanta. Tanto è vero che ci fanno anche sapere se fosse rimasto Gasperini a Bergamo per gli screzi tra i due sarebbe stato forse più semplice portarlo via. Adesso che c'è Juric si è calmata pure la situazione a livello di scontri interni tra allenatore e calciatore, quindi diventa un tantino più complicato, ma non credo che poi Juric dovrebbe essere questo baluardo, diciamo, molto ma molto alto da dover sorpassare, quindi sarà più una situazione economica se l'Atalanta poi spara troppo alto, ma Lookman per me 50-55 milioni li vale assolutamente tutti. C'è un'indiscrezione dall'Inghilterra, il The Sun conferma
l'interesse del Napoli e la trattativa e i contatti avviati per Grealish. Ecco, per esempio, su Grealish non mi trova tanto d'accordo la scelta. È un calciatore sì che potrebbe piacere a tanti, a me diciamo non fa impazzire, non ha mai fatto impazzire, e poi sarebbe comunque un calciatore, se non vado errato, un 95 o 96 Grealish. Adesso sto andando a memoria, comunque intorno ai 30 anni. Investirei e farei di tutto per portare Lookman in questo caso e non Grealish, però ovviamente il The Sun conferma che l'interesse del Napoli è, diciamo, qualche discorso e qualche colloquio c'è stato, vedremo poi nel caso dovesse arrivare Grealish voluto da Conte, a quanto si legge profili voluti da Conte, e arriviamo anche all'attaccante, arriviamo anche a Lucca e la trattativa è in corso, sono profili voluti dal mister, quindi saprà sicuramente cosa e come metterli in campo. Detto questo, andiamo a recuperare le ultime su Lucca. Lorenzo Lucca si avvicina sempre di più al Napoli, secondo i contatti fra le parti sono continui, tanto che nelle ultime ore si respira aria di ottimismo per la definizione della trattativa, benedetta anche dal tecnico Antonio Conte, che vuole un vice Lukaku forte fisicamente da inserire in rosa. L'Udinese sta cercando di tirare sul prezzo perché ora, in virtù degli interessamenti altrui, ha alzato il tiro verso i 30 milioni. E infatti sono calciatori che, se li vuoi portare a Napoli, devi chiuderli, perché altrimenti si scatena l'asta e da 25 poi non ci vuol niente, arriva a 35-40 milioni. E se nel caso è un calciatore richiesto, a quanto abbiamo letto, estraletto, richiesto da mister Conte, meglio chiuderli prima, così risparmi anche qualcosina sul cartellino. Perché Lucca a tanti non piace. Io non sto qui a dirvi prendiamo Lucca domani, assolutamente. Però per caratteristiche dico, forte fisicamente, gli puoi giocare comunque addosso, spalla alla porta, lo puoi lanciare oltre la linea, fa salire la squadra, fisicità nel gestire il pallone. Sono tante le caratteristiche comunque che diciamo deve avere un attaccante nella squadra di Conte, e dobbiamo switchare, perché nella squadra di Conte serve l'attaccante a servizio della squadra e non la squadra al servizio della punta, così come abbiamo visto in tanti Napoli negli anni, così come era Osimhen, così come potevi diciamo costruire il tutto attorno al nigeriano, poi lanciargli un pallone nelle praterie, nelle steppe, se lo andava a prendere lo faceva diventare pericoloso, ovviamente, da solo, arrostamò Victor Osimhen, perché dal punto di vista del campo comunque non è che, non è che ha deluso, delude l'uomo e continuerà a deludere, anche perché le ultime hanno, almeno per quel che ho letto, c'è una Lilal che addirittura ha offerto 50 milioni di ingaggio all'anno, e Victor nemmeno diciamo a considerarle queste situazioni. Però, ritornando a Lucca, ecco perché il Napoli è su quel calciatore, perché per caratteristiche, così come Nunez, non ci siamo allontanati dalla situazione Nunez, è ancora in ballo, è un nome che vuole Conte, però per caratteristiche Lucca, Nunez, Lukaku sono quel tipo di attaccanti a servizio della squadra, e non tu a servizio, tutta la squadra appunto a servizio dell'attaccante. Fiducia massima al mister nei nomi che vuole nel suo Napoli, perché tutti, e credetemi ne sono certo al 200%, avranno il loro perché. Detto questo, missione in Spagna, e chiudiamo questo contenuto per quanto riguarda Giovanni Manna. Si sta trovando la quadra per portare a Napoli qualcosa sulla fascia destra. Abbiamo letto tantissimo di Gianlu Sanchez del Siviglia, ci sarebbe anche il giovane Jesus Rodriguez col Betis, Pubil, classe 2003, sono tutti e tre profili che comunque presentano, chi più chi meno, il colpo da fare per quanto mi riguarda è Gianlu Sanchez, però dal punto di vista tecnico sono tutti e tre profili che sanno
sanno cosa devono fare sulla fascia, sia per quanto riguarda il saltare l'uomo, sia per quanto riguarda la doppia fase, sia per quanto riguarda la precisione nei cross e la scelta di passaggio da effettuare in una determinata situazione, quindi calciatori molto intelligenti. Tatticamente Gianlu Sanchez sarebbe il profilo ovviamente da provare a portare a Napoli, ed è una situazione che a me mette anche di buon umore, perché una volta che vedi Manna in missione in Spagna e poi escono 3 nomi, vuol dire che comunque stai creando quella giusta concorrenza tra determinati calciatori, colleghi, chiamiamoli come vogliamo, per poi, diciamo, farla spuntare a chi veramente lo vuole il Napoli. Perché è cambiata, ragazzi, è cambiata almeno quest'anno, è cambiata la geografia del calcio. De Bruyne ne è la conferma. De Bruyne poteva andare dovunque, poteva andare all'Inter, poteva andare alla stessa Juve, poteva andare al Milan, poteva andare dovunque. Ha scelto il Napoli perché ovviamente è cambiata la geografia del calcio dopo lo scudetto vinto, il progetto che presenta lungimiranza con un grandissimo allenatore, ed ecco perché diventi poi meta voluta anche da profili del genere come Kevin De Bruyne. Noi ci auguriamo che continui su questa riga il calciomercato del Napoli dal punto di vista dei profili e dal punto di vista, diciamo, dei reparti da andare a rinforzare. Poi entrerà nel vivo, credo, tra una settimana. Tra una settimana credo che entrerà nel vivo, quando ci ritroveremo poi quasi a ridosso di fine giugno, inizio luglio. Vedremo che il Napoli avrà portato a casa sia qualche altro calciatore e avremo trattative molto più avanti anche per quanto riguarda degli altri, così come la situazione Musa, ad esempio. Si è arenata, non si è arenata proprio niente, è solo una questione di accordarsi sui, sui soldi del cartellino, né più né meno. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo contenuto.